Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, tendenze energetiche affettive per il primo semestre del 2024. Mm. Amici dei gemelli, abbiamo il Papa e la giustizia. Wow! Due begli arcani. E ho come l'idea che ci sarà una sorta di svolta in questo settore. Con il Papa qualcuno potrebbe sposarsi, ci potrebbero essere degli accordi, sono tutte e due carte di contratti. È come se ci fosse un'ufficializzazione, un portare a galla. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e nel caso vogliate contattarmi trovate il mio indirizzo email sempre lì nella descrizione del video, la vedete anche qui ed è anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere le energie generali per quello che riguarda tutto il settore affettivo, quindi famiglia, amici, relazioni in generale, relazioni di coppia. Allora partiamo con un cavaliere di spade, un re di bastoni, la luna, mago, 2 di spade, giustizia che si ripete, e 6 di bastoni, stessa energia del Papa. Mm. Mm. Allora ragazzi, qui sì che riguarda qualche cosa di raggruppato. Mi viene da usare questo termine. È un gruppo, fa riferimento a un gruppo, qualche cosa che è riconosciuto da un gruppo e quindi è qualche cosa di ufficiale. Allora, ho la sensazione che ci sia la voglia di scappare da una situazione, probabilmente anche da una relazione. Ci sono delle, diciamo, questioni irrisolte da mettere a posto, da rimettere in equilibrio. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal cavaliere di spade, qui abbiamo un asso di bastoni e un 9 di spade. Mm. Allora, da un lato sento un forte impulso di fare qualcosa, dall'altro sento la preoccupazione per questo impulso. E l'impulso potrebbe proprio essere la voglia di lasciarsi un qualche tema alle spalle. Andiamo a vedere il re di bastoni. L'impulso potrebbe anche essere ragazzi, per qualcuno potrebbe essere un affievolimento della fiamma a livello sessuale all'interno della coppia o di questa relazione, se avete una relazione. Se no è proprio magari un impulso. Allora, 4 di bastoni, e 2 di coppe,
Eh sì. Allora, il 4 di bastoni è sempre una carta di ufficializzazione, una carta di unione, una carta di equilibrio, è una carta che ci racconta che nel primo semestre del 2024 raggiungerete un certo compromesso, proprio ai fini di raggiungere questo, di mantenere, mi viene da dire, questo equilibrio, questa stabilità. C'è comunque un matrimonio, o una celebrazione qui in mezzo. Potrebbe essere che qualcuno sia un po' spinto verso questa celebrazione o tenda a spingere verso quest'unione. Andiamo a vedere la luna. Per qualcuno potrebbe proprio essere un tema delicato inerente l'organizzare il matrimonio, per esempio. Allora, la luna è spiegata dalla regina di spade e dagli amanti. Qui ho l'idea che ci siano certi pensieri che voi fate, certi programmi, certi conti, certi calcoli che voi fate per paura di non riuscire a mantenere questa stabilità, che è una stabilità non tanto economica, ma relazionale. Andiamo a vedere il mago. Abbiamo un 9 di bastoni, un fante di bastoni, un matto, 3 di coppe, asso di spade e 9 di coppe. Dunque, ho la sensazione che qualcuno, ragazzi, qui potrebbe conoscere una persona che vi potrebbe portare a fare un po' troppo baldoria. Come la sensazione che vi dicano di proteggervi da questa persona. C'è un matto, qui si potrebbe, e un tre di coppe, si potrebbe trattare di una relazione, sì, di una relazione a tre. È come se per qualcuno vi dica una cosa ben stabile. Probabilmente è per quello che cercate di mantenere questo compromesso. E probabilmente è per questo che qualcuno cerca di scappare da questo impulso. Ho come questa sensazione. Fatemelo sapere nei commenti. Andiamo a vedere il 2 di spade. Infatti qui poi arriva il dubbio. E arriva anche la giustizia, ce l'avete, quindi qui... arriva e come? Ce l'avete 3 volte. Avete imperatore, giustizia e fante di spade. Allora, sento fortemente che sarete voi ad avere questa tentazione, questa conoscenza extra che farà un po' traballare o vi farà, diciamo, eh, voler scappare dalla situazione che voi già avete, però per qualcuno si potrebbe trattare dell'altra persona.
Perché c'è un 2 di spade, c'è un dubbio. Quindi o vi viene alla fine un dubbio su quello che voi state cercando di mantenere in piedi. Vi dico, mantenere non vuol dire, non è necessariamente brutto, come termine, cioè nel senso, perché da come l'ho detto, in questo momento mi sono resa conto che sembra una cosa che sta in piedi con lo scotch, però no, non è così, si tratta di continuare sullo stesso equilibrio, sulla stessa onda. E qui sento un po' che è come se ci fosse il bisogno di fare le cose fatte in modo giusto. Ho anche la sensazione che ci potrebbe essere qualche parola che potrebbe scappare. Allora ragazzi, vabbè, aspettiamo, finisco di vedere le carte, poi andiamo a vedere la giustizia. 4 di spade per la giustizia. Siete voi che avete bisogno di guarire qualche questione con la giustizia. Come se doveste guarire qualche ingiustizia, e per far questo siete voi i primi che non ne dovete più fare di ingiustizie. O una cosa simile. Devo dire, vedo contratti da tutte le parti, quindi qui ho come la sensazione che qualche cosa si regolarizzerà. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Torre. E 6 di spade. Guardate ragazzi, ho la sensazione che vi dicano che tenderete ad avere questi dubbi, credo solo per gelosia, che in realtà, che in realtà, insomma, le cose non siano poi così male da dover tenere sotto controllo la persona o da dover scappare da certe dinamiche, anche se fosse quel calo del desiderio di cui abbiamo parlato all'inizio, quello si lavora. Si cerca di fare le cose in equilibrio. Guardate, la giustizia ce l'avete 3 volte, quindi qui bisogna proprio riequilibrare che cosa è giusto per me e per te e che cosa invece è ingiusto per me e per te. Fare come dei confronti e dire: guarda, questo per me non è un comportamento giusto. Per te lo è? Sì, no, perché? Però in realtà la lettura la sento molto positiva perché terminiamo con un 6 di bastoni e il crollo delle credenze limitanti. Quindi è un po' come se avesti bisogno di risolvere questi dubbi, più che altro perché è come se quello che vi voglio dire è che voi partite da una situazione di insicurezza perché è come vi sentite voi, non è che la situazione in sé sia insicura. Siete un po' voi che proiettate le vostre insicurezze sulla relazione, o come questa, o sulle relazioni in generale. Però qui, curando, ricalibrando quello che è la psiche con l'anima, vedete che riuscirete a trovare il vostro punto di vantaggio, il vostro successo, il riconoscimento. Tenete presente che il 6 di bastoni io lo considero l'arcano minore del Papa, perché è una carta di riconoscimento di qualche cosa che si fa ad un pubblico. È la carta di una guida. Allora, se siete single vi dirò che di movimento ce n'è parecchio, ma soprattutto inizierà una relazione. Vi dico, qui potrebbe essere che appunto abbiate voglia di scappare da questo impulso, però vi dico che non riuscirete a scappare tanto. Poi a un certo punto arriveranno le paure, i dubbi e via dicendo, ma è esprimendo voi stessi, dicendo le cose apertamente, aprendovi in un certo senso all'altra persona e occupandovi di
mettere in equilibrio la psiche con il cuore. Guardate, potrebbe anche essere utile proprio un lavoro di psicoterapia in questo caso, che comunque riuscirete a guarire questa sensazione di insicurezza di cui parlavamo prima. E vi dirò che appunto si finisce con il 6 di bastoni. Ci potrebbe essere un matrimonio o un fidanzamento ufficiale nel prossimo semestre, questo lo sento anche tanto. Potrebbe anche essere un matrimonio in comune, perché comunque abbiamo la giustizia 3 volte, contratti a go-go, insomma, accordi, patti, contratti, punti di unione, punti di incontro, equilibrio. Ecco, devo dirvi che se per caso foste in una situazione, per quello che riguarda la famiglia d'origine, dove vi sentite un po' stretti, dove vi sentite, diciamo così, impotenti inerenti a una situazione, qui vedrete che nel momento in cui voi farete questo lavoro con la giustizia, che cosa è giusto per me, che cosa è giusto per l'altro, anche un po' dire di che cosa sono responsabile io e di che cosa è responsabile l'altro, vi permetterà di, in un certo modo, smuovere l'energia. Non dico che andrete a risolvere i problemi, però riuscirete a vivervi un pochettino meglio questo senso di giustizia, questo senso di equilibrio. Molte persone ho la sensazione che si sentano impotenti davanti a una situazione. Ho anche l'idea che ci sia qualche familiare, e qui attenzione se siete voi genitori, che stia tentando di spingere un po' troppo i figli. Spingerli verso non tanto un obiettivo, ma è come se proiettassero su di loro le paure, le preoccupazioni. Quindi occhio anche con chi vi sfogate e di che cosa vi lamentate, anche perché state creando energia negativa, ricordatevelo. Ok? Allora, per quello che riguarda invece gli amici, vi dico, ci sarà del movimento, ci saranno effettivamente degli eventi sociali, delle gite fuori porta, ci potrebbe essere anche una nuova conoscenza, vi dirò, o meglio, anche l'inizio di un nuovo progetto. Per quello che riguarda l'amor proprio, qui ragazzi devo dire che vi si gonfierà il torace, ok? Perché con tutte queste giustizie, con tutte queste ufficializzazioni, con la carta degli amanti, con questo, ah, cioè, avete un altro 6, il 6 di bastoni anche. Devo dire che è un po' come dire, troverete l'armonia. Che bello. Allora, andiamo a vedere un oracolo di Osho, non di Osho, ce l'ho questo perché le carte, i tarocchi di Osho si chiama Osho Zen, questi sono i Koan Zen, ma io li chiamo sempre i tarocchi di Osho, vabbè. Comunque andiamo a vedere ancora un messaggio dei Koan Zen. Vediamo cosa hanno ancora da dirvi. Ah ragazzi, scusate, se siete single è facile che non lo sarete più alla fine del primo semestre del 2024, eh? Vedo incontri, vedo fidanzamenti, vedo compromessi, contratti, sì, ma guardate, contratti ovunque. Ok, allora, non cercare la verità, smetti semplicemente di avere opinioni. Ecco qua.
il dubbio, la dualità. Nel mazzo di Osho il 2 di spade si chiama schizofrenia e fa proprio capire come si vada da una parte all'altra. È giusto questo o è giusto quell'altro? E la giustizia. Cosa è giusto? Cosa è corretto? Probabilmente avete qualche cosa da elaborare a livello di giustizia personale, proprio a livello karmico, di anima. Potrebbe anche essere che qualcuno qui o stia affrontando un percorso di studi magari legale o ci sia proprio qualche questione a livello giudiziario che si manifesti nel primo semestre del 2024. Per cui è un po' come se vi dicessero di essere sopra delle parti, di non cercare di capire chi ha ragione e chi no, semplicemente una cosa esiste e il punto è come affrontare questa cosa senza giudicare se è una cosa giusta o se è una cosa sbagliata, o senza giudicare se la risposta a quella situazione è giusta o sbagliata. Certe volte ci sono delle cose che vanno fatte, come dice la regina di spade, ci sono dei tagli che vanno fatti, punto e basta. E qui li fate, qui li fate. Va bene, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato qualche spunto interessante. Fatemelo comunque sempre sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere o abbonarvi. Se fate fatica a trovare il tasto abbonati, può dipendere dal modello del telefono, dalle impostazioni di YouTube o dagli aggiornamenti. Voi provate ad entrare in un video, se neanche lì riuscite, potete provare a farlo da un altro telefono, sempre con il vostro account, oppure direttamente dal computer. Dal computer si vede. Bene, detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!